All of us use laptops and smartphones now. And the question has arisen, is there room for a third category of device in the middle? Something that's between a laptop and a smartphone. And we call it the iPad. Si dice che il fascino sia discreto, garbato e mai ostentato. Così la prima generazione di iPad mostra uno charme distinto ed immediatamente riconoscibile. Le linee sono levigate e le curve vengono esaltate soprattutto al posteriore, proprio là dove servono. La vecchia scuola di design viene ripresa anche nei materiali, con l'evidente utilizzo di vetro ed alluminio, due elementi molto familiari in quel di Cupertino. L'iconico tasto home rende merito a tutti i nostalgici della mela morsicata, con un click incerto ma estremamente soddisfacente. Il richiamo al passato si conclude con il connettore dock per la ricarica, anche lui un'icona di stile senza tempo. E qualora foste alla ricerca di una fotocamera, risparmiate le forze. Non è presente né all'anteriore né al posteriore. Di fatto, il rilascio di iPad ha creato una nuova esigenza per gli utenti, con gli onori e gli oneri annessi ad una tale rivoluzione. Così, in un'era dominata dai netbook, giustificare 9.7 pollici di display non era questione tanto facile. E ovviamente l'OLED era soltanto un sogno ad occhi aperti. Non a caso, infatti, iPad 1 venne equipaggiato con un pannello LCD dalla risoluzione di 1024x768 pixel. Ad essere sinceri, prescindendo dalle specifiche, la qualità è tutt'altro che scarsa. I colori sono ben calibrati, gli angoli di visuale sono eccellenti e anche in termini di luminosità si difende davvero bene. Il tempo vola anche per il software. La prima generazione di iPad ha visto protagonista iOS 3.2. Tuttavia il declino definitivo è giunto con la release 5.1.1, oltre la quale Apple ha deciso di fermare il supporto. Eppure iOS non ha mai cambiato il suo metodo di approccio nel tempo, conservando anzi una certa coerenza tra passato e presente. Le icone hanno ancora una grafica pazzesca e anche la UI delle applicazioni è curata in ogni minimo dettaglio. Il multitasking vecchia scuola rimane ancora efficace, nonostante l'attuale visualizzazione a schede risulti di miglior comprensione nel quotidiano. Il passato suggeriva silenziosamente anche la presenza di un primo control center, certo molto più basilare in termini di funzionalità, ma comunque dotato di tutto l'indispensabile. Poi ci si scontra con la triste realtà: molte cose semplicemente non funzionano più come un tempo. L'applicazione ufficiale di YouTube non è più supportata da anni e, per inciso, nemmeno la versione web permette più di riprodurre i video. O ancora le applicazioni di sistema sono vittime di crash piuttosto frequenti, con chiusure forzate, ahimè, all'ordine del giorno. La navigazione web risulta ancora abbastanza sincera, caricando le pagine in un tempo ragionevole e permettendone una piacevole navigazione. Più in generale permea nel software una certa lentezza, causa da imputare in primo luogo ad un hardware ormai arrancante. Il chipset A4 single core non riesce a compiere alcun tipo di miracolo e gli stiracchiati 256 MB di memoria RAM sono la ciliegina sulla torta. Nonostante tutto, si è più buoni nel reparto gaming, che permette ancora di togliersi qualche piccola soddisfazione. Il framerate generale è più che rispettabile, e anche le grafiche del tempo erano tutt'altro che disdicevoli. Lo stesso comparto audio sorprende ancora in positivo, e seppur si tratti di un singolo altoparlante, la qualità è notevole. Gli unici a mancare all'appello sono i bassi, ma perdoniamo anche la loro assenza. Sono 6613 i mAh di batteria utilizzati su questo iPad di prima generazione. Al netto dei dati, l'autonomia è incredibile sotto ogni punto di vista. Il drain di batteria in stand-by è pressoché nullo e con un solo utilizzo web si perde circa un 10% al giorno, riuscendo a garantire oltre una settimana di utilizzo. D'altro canto, i tempi di ricarica sono eterni. 4 ore per una carica completa è un dato a dir poco ottimistico. La Apple di qualche anno fa era meno esosa a livello di prezzi. Or dunque la variante Wi-Fi da 64 GB di questa prova era posizionata a soli, si fa per dire, 699 euro. Cerchiamo di essere chiari, l'iPad non ha mai avuto alcun rivale, ma solo tanti tentativi di imitazione.
E così la massa di tablet Android ha visto un lento ma prevedibile declino, imputabile soprattutto ad un evidente divario software. Siamo nel 2020 e questa prima generazione mi scatena tanti ricordi ed un pizzico di nostalgia. 10 anni fa molti credevano fosse inutile. Oggi tutti lo usano. I difetti tutt'oggi non mancano. Ma chi se ne frega? In fondo è proprio questa la definizione di perfezione. Essere e cercare di essere perfetti in tutte le proprie imperfezioni.